Me lo dici? Certo, te lo dico subito. Glielo spieghi tu allora? Sì, glielo spiego io. Avete sentito? Me lo, te lo, glielo. Paroline minuscole che in italiano si attaccano insieme come se niente fosse. E se state studiando italiano, è quasi sicuro che ad un certo punto le avete viste e avete pensato: ma cosa sta succedendo? Benvenuti su Italian Pod. Io sono Giovanni. E io sono Alessia e oggi parliamo di una cosa che mette in difficoltà praticamente tutti: i pronomi combinati. Quei momenti in cui vuoi dire lo do a te e in italiano diventa semplicemente te lo do. Una parola sola, o meglio due paroline attaccate che funzionano come una. Esatto, e per capire perché esistono bisogna fare un passo indietro. In italiano abbiamo due famiglie di pronomi atoni, cioè quei pronomi piccoli senza accento che si appoggiano al verbo. La prima famiglia è quella dei pronomi diretti. Rispondono alla domanda cosa. Lo, la, li, le e nelle prime persone mi, ti, ci, vi. La seconda famiglia invece sono i pronomi indiretti. Rispondono alla domanda a chi? Gli, le e di nuovo mi, ti, ci, vi per le prime persone. Ora il punto è questo. Nella stessa frase puoi avere sia un oggetto diretto che uno indiretto, tipo compro il gelato, questo è il diretto, la cosa che compri. Per te, questo è l'indiretto, la persona a cui lo destini. E se vuoi usare i pronomi al posto di entrambi, non puoi semplicemente metterli uno accanto all'altro a caso. Ti lo compro, non funziona. Suona storto, suona straniero. Suona come qualcosa che un italiano non direbbe mai. Esatto. E allora cosa succede? I due pronomi si combinano, si trasformano, diventano un'unità sola. Ed è proprio questa trasformazione, questo piccolo momento di fusione che oggi vogliamo smontare pezzo per pezzo, in modo che la prossima volta che ci trovate davanti sapete già cosa aspettarvi. Quindi restate con noi, perché nella prossima parte vediamo l'ordine giusto e la trasformazione che sta dietro a tutto. Ah, e se già solo questa introduzione vi è sembrata utile, sapete cosa fare. Il tasto mi piace è lì, non morde. Partiamo dalla cosa più importante, l'ordine. Perché in italiano, quando metti due pronomi insieme, non puoi metterli come vuoi. C'è una sequenza fissa e non si discute. Prima va l'indiretto, cioè quello che risponde a chi, e poi va il diretto, quello che risponde a cosa. Sempre, senza eccezioni. Facciamo un esempio concreto. Regalo un libro a Marco. Libro è la cosa che regalo, oggetto diretto. Lo sostituiamo con lo. Marco è la persona a cui lo regalo, oggetto indiretto. Lo sostituiamo con gli. Quindi abbiamo gli e lo. L'indiretto prima e il diretto dopo. Gli più lo. E il risultato è glielo. Glielo regalo. Perfetto. Ora proviamo con qualcosa di diverso. Dico la verità a te. La verità è il diretto, la. Te è l'indiretto, ti. Ti più la. L'indiretto prima, il diretto dopo. E qui succede qualcosa di interessante, perché ti la dico non si dice. Il risultato non è ti la, diventa te la dico. E questo è esattamente il punto in cui molti si bloccano. Vedono che il pronome cambia forma e pensano di aver sbagliato qualcosa. Invece no, è proprio così che deve andare, ed è quello di cui parliamo nella parte successiva, dove vediamo questa trasformazione nel dettaglio. Ma intanto l'ordine è chiaro. Indiretto più diretto, sempre in questa sequenza. Proviamo ancora uno, così ci entra bene in testa. Compro i fiori per voi. I fiori, plurale maschile, diventano li. Voi diventa vi. Vi più li. Indiretto prima, diretto dopo. E anche qui, vi li compro non è la forma giusta, si trasforma, ma questo appunto lo vediamo subito dopo. Per ora l'unica cosa da portarsi a casa da questa parte è una sola. Indiretto, poi diretto. Se ricordate solo questo, siete già a metà strada. Ok, quindi sappiamo l'ordine. Indiretto più diretto. Ma abbiamo visto che ti la diventa te la, vi li diventa ve li. Cosa sta succedendo esattamente? Succede una cosa semplicissima una volta che la vedi.
I pronomi indiretti mi, ti, ci, vi, quando si trovano davanti a lo, la, li, le, cambiano la loro vocale finale. La i diventa e. Mi diventa me, ti diventa te, ci diventa ce, vi diventa ve. E poi si attaccano al pronome diretto che segue. Quindi me lo, te la, ce li, ve le. Tutto qui. È quasi meccanico. Vedi la i finale, la sostituisci con una e attacchi il diretto davanti. Esatto, e la cosa bella è che funziona con tutte le combinazioni. Me lo, me la, me li, me le. Te lo, te la, te li, te le. Ce l'ho, ce l'ha, ce li, ce le. Ve lo, ve la, ve li, ve le. La logica è sempre la stessa. Facciamo qualche esempio concreto, così non rimane solo una regola astratta. Mi dai il numero? Mi più lo. Me lo dai? Ti spiego la situazione. Ti più la, te la. Te la spiego. Ci portate il conto? Ci più lo. Ce lo portate? Perfetto. Ora però c'è un caso a parte che merita attenzione separata perché si comporta in modo diverso da tutti gli altri. Gli. Gli. Il pronome indiretto di terza persona, quello che usiamo per a lui e anche a loro nel parlato contemporaneo, gli non segue la stessa logica degli altri, non cambia una vocale e si attacca al diretto, fa qualcosa di più drastico, si fonde completamente con il pronome diretto e forma una parola unica. Gli più lo non diventa gelò o qualcosa del genere, diventa glielo. Tutto attaccato, una parola sola. Gli più la, gliela. Gli più li, glieli. Gli più le, gliele. E questa è la parte che richiede un po' di pratica in più, perché visivamente glielo, gliela, glieli, gliele sembrano parole lunghe e strane, ma in realtà sono costruite in modo logico. È sempre glie davanti e poi il pronome diretto attaccato. Glie lo, glie la, glie li, glie le. Se le leggete sillabando, si capisce subito da dove vengono. Un esempio per ognuna, così le sentite in contesto. Restituisco i soldi a lui. Gli più li. Glieli. Glieli restituisco. Racconto la storia a lei. Anche lei prende gli nel parlato. Gliela racconto. Mando i documenti a loro. Glieli di nuovo. Glieli mando. E spiego le regole a lui. Gliele spiego. Glieli è probabilmente la combinazione che mette più in difficoltà, perché hai 2 L e 2 I di seguito. Sembra uno scioglilingua, ma è semplicemente gli più li, e una volta che lo vedi così non fa più paura. La cosa più utile che potete fare in questo momento è prendere queste combinazioni e ripeterle ad alta voce. Non leggerle, dirle, perché l'orecchio si abitua molto prima della mente. Me l'ho, te l'ho, ce l'ho, ve l'ho, glielo. Me l'ha, te l'ha, ce l'ha, ve l'ha, gliela. Me li, te li, ce li, ve li, glieli. Me le, te le, ce le, ve le, gliele. Nella parte successiva vediamo invece dove si posizionano nella frase, perché anche lì c'è una regola precisa che vale la pena conoscere. Allora, abbiamo l'ordine, abbiamo la trasformazione. Manca un'ultima cosa pratica. Dove vanno questi pronomi combinati nella frase? E la risposta dipende dal verbo. Più precisamente dipende da che forma ha il verbo in quel momento. Se il verbo è coniugato, presente, passato, futuro, qualsiasi tempo finito, i pronomi vanno prima, davanti al verbo. Te lo dico. Me lo dai? Gliela spiega? Il verbo è coniugato, i pronomi stanno davanti. Fin qui è abbastanza intuitivo. Il punto interessante arriva quando nella frase c'è un infinito, quei verbi che finiscono in are, ere, ire e non sono coniugati. In quel caso i pronomi non vanno davanti, si attaccano direttamente alla fine dell'infinito e l'infinito perde la e finale prima di accoglierli. Quindi dare diventa dar e poi ci attacchi i pronomi.
Darmelo, dartelo, darglielo. Dire diventa dir. Dirtelo, dirgliele, dircelo. Spiegare diventa spiegar. Spiegarcelo, spiegartelo, spiegargliela. Facciamo qualche esempio in contesto così è più chiaro. Puoi dirmelo? Puoi più dire più melo. L'infinito perde la e, i pronomi si attaccano in fondo. Devo spiegarglielo. Devo più spiegare più glielo. Spiegare diventa spiegar e poi glielo si attacca. Spiegarglielo. Sì, spiegarglielo è una di quelle parole che sembrano impossibili la prima volta che le vedi, ma se la smontate, spiegar più gli più lo, è tutto abbastanza lineare. E lo stesso vale per il gerundio, anche se è un caso un po' meno frequente nel parlato quotidiano. Sto spiegandotelo, stai spiegando qualcosa a te, i pronomi si attaccano al gerundio. E per l'imperativo, quando dai un ordine, i pronomi si attaccano anche lì. Dammelo. Da più melo. Diccelo. Di più ce l'ho. Attenzione però, con l'imperativo negativo, cioè quando dici non fare qualcosa, i pronomi tornano davanti. Non me lo dire, non glielo dare. Quindi la logica generale è verbo coniugato, pronomi davanti. Verbo non coniugato, infinito, gerundio, imperativo affermativo, pronomi attaccati in fondo. E con questo abbiamo coperto tutto il meccanismo: ordine, trasformazione, posizione. Nella parte successiva mettiamo tutto insieme con degli esercizi, così potete vedere se avete davvero capito o se c'è qualcosa che vale la pena ripassare. E se siete arrivati fin qui senza perdervi, direi che ve la state cavando piuttosto bene. Ok, è il momento di vedere se tutto quello che abbiamo detto finora è entrato. Vi diamo una frase, voi avete qualche secondo per costruire la versione con i pronomi combinati e poi vi diamo la soluzione. Pronti? Cercate di non andare avanti prima di aver provato. Il cervello impara molto di più quando si sforza da solo, anche se sbaglia. Primo esercizio. Regalo questo libro a Marco. Allora, libro è l'oggetto diretto, lo. Marco è l'oggetto indiretto, gli. Gli più lo, indiretto prima, diretto dopo. Gli si fonde con lo e diventa glielo. Il verbo è coniugato, quindi i pronomi vanno davanti. Glielo regalo. Secondo esercizio. Dico la verità a te. La verità è il diretto, la. A te è l'indiretto, ti. Ti più la e ti diventa te perché la i si trasforma in e davanti al diretto. Tela. Verbo coniugato, pronomi davanti. Te la dico. Terzo. Compro i fiori per voi. I fiori sono plurale maschile, li. Per voi è l'indiretto, vi. Vi più li. E vi diventa ve. Veli. Verbo coniugato, pronomi davanti. Ve li compro. Quarto esercizio. E qui entra in gioco l'infinito. Puoi spiegare questo problema a noi? Questo problema è il diretto, lo. A noi è l'indiretto, ci. Ci più lo diventa cielo. Fin qui è uguale agli altri. La differenza è che c'è un infinito, spiegare. Quindi i pronomi non vanno davanti al verbo coniugato, ma si attaccano all'infinito, che perde la e finale. Spiegare diventa spiegar. E poi cielo si attacca in fondo. Puoi spiegarcelo. Spiegarcelo. Sembra lungo, ma è costruito esattamente come tutti gli altri, solo attaccato all'infinito invece che davanti al verbo. Quinto esercizio, il più difficile. Restituisco i soldi a loro. I soldi sono plurale maschile, li. A loro è l'indiretto, gli. Anche per loro nel parlato. Gli più li. E qui non c'è nessuna vocale che cambia. Gli si fonde direttamente con li e diventa glieli. 2 L, 2 I, una parola sola. Glieli restituisco. Glieli è quella combinazione che quasi tutti scrivono male la prima volta. Ma se la leggete sillabando, glie, li,
Vedete che è semplicemente gli più li fusi insieme. Com'è andata? Se avete fatto fatica con gli eli o con spiegarcelo, è normalissimo. Sono le combinazioni più ostiche proprio perché visivamente sembrano più complesse delle altre. Ma la logica che c'è dietro è sempre la stessa che abbiamo visto dall'inizio. E la cosa che fa davvero la differenza, più di qualsiasi spiegazione, è l'esposizione ripetuta. Più le incontrate in contesti reali, leggendo, ascoltando, parlando, più diventano automatiche. Nella parte finale facciamo un riepilogo veloce di tutto, così avete un riferimento chiaro da portarvi a casa. Bene, tiriamo le fila. In pochi minuti abbiamo coperto tutto il meccanismo dei pronomi combinati, quindi vale la pena fermarsi un secondo e rivedere i punti chiave in modo ordinato. Primo, l'ordine. Quando hai due pronomi nella stessa frase, l'indiretto viene sempre prima e il diretto viene sempre dopo. A chi, poi cosa, senza eccezioni. Secondo, la trasformazione. I pronomi indiretti mi, ti, ci, vi cambiano la loro vocale finale quando si trovano davanti a lo, la, li, le. La i diventa e, mi diventa me, ti diventa te, ci diventa ce, vi diventa ve. Terzo, gli è un caso a parte. Non cambia una vocale. Si fonde direttamente con il pronome diretto e forma una parola unica. Glielo, gliela, glieli, gliele. Sempre tutto attaccato. Quarto, la posizione nella frase. Verbo coniugato, pronomi davanti. Infinito, gerundio, imperativo affermativo, pronomi attaccati in fondo. E l'infinito perde la e finale prima di accoglierli. Questi 4 punti sono tutto, non c'è altro. Il resto è pratica. Se volete, mettete in pausa adesso e guardate lo schema a schermo. Rileggete le combinazioni ad alta voce. Me lo, te lo, ce l'ho, ve l'ho, glielo, me l'ha, te l'ha, ce l'ha, ve l'ha, gliela, me lì, te lì, ce lì, ve lì, glieli, me le, te le, ce le, ve le, gliele. Una volta che le sentite nell'orecchio, iniziano ad uscire da sole. E se questo video vi è stato utile, ci fa davvero piacere saperlo. I commenti sono aperti e li leggiamo tutti. Alla prossima su Italian Pod. Ciao!